Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, benvenuti anche questo sabato sul mio canale e nel mio piccolo laboratorio. Oggi accendiamo e impostiamo l'incisore laser. Mettiamoci all'opera. La prima cosa da fare è scaricare il programma per la gestione della macchina. Andiamo sul sito Lightbarn, che è quello che vi consiglio perché è quello più completo. Abbiamo questa voce Free Trial, abbiamo 30 giorni di prova illimitata, senza restrizioni e senza watermarks, senza loghi che escono in automatico sui G-code che andate a creare. Una volta finiti i 30 giorni, se lo volete acquistare, basterà andare nella sezione Purchase, Buy Software, è la versione che interessa a noi come utenti a diodo è questa G-Code. Andiamo a scaricare subito la versione trial e facciamo qualche prova. Una volta installato, clicchiamo su Start Free Trial, ecco, e siamo dentro. Nella chiavetta cache dotazione troviamo anche una versione di GRPL e una versione Lightbarn però per Mac. Importo dalla chiavetta il file lbdev, che è quello richiesto come profilo della macchina. Come vedete è importato tutta l'impostazione della macchina. Sono riuscito a recuperare un cavo lungo 3 metri e arrivo dritto alla ciabatta dell'USB. Ora vediamo di fare qualche prova utilizzando il computer. Metto un pezzetto di compensato sul piatto e poi andiamo al computer per vedere di fare uscire qualcosa. Vado a verificare lo step per millimetri se è impostato correttamente. Per fare questo disegno un quadrato 100x100 mm e lo vado a stampare. La differenza che ci risulterà dall'immagine stampata a questa disegnata sarà la differenza che andiamo a dare come compensazione agli assi della macchina. Misuro questo è 100 preciso, e qui è 100 preciso. Scusate il rumore, per via del fumo sono tutte le ventole accese, sono il ventilatore, l'aspiratore e c'è l'aser acceso, quindi sentirete un po' di rumore di sottofondo. E gli step per millimetri sono tarati correttamente, il quadrato è uscito perfettamente 100%, quindi non ho niente da modificare. Mi preparo un test di taglio, andiamo in strumenti laser, test del materiale. Questa operazione mi creerà un quadrato con tanti forellini bruciacchiati e qualcuno forato. Quello mi indicherà quali sono i parametri corretti per il materiale che vado ad utilizzare. Quello che subito salta all'occhio, vabbè, ho impostato dai 300 ai 1200 mm al minuto, però secondo me 1200 è troppo
però questo legno ha il problema che è un po' incurvato. Comunque il laser non ha trovato sempre la superficie piana da andare ad incidere. Ora mi ripeterò un po' di test di questo tipo, variando un poco i parametri, e farò anche un test di riempimento. Taglio pulito e senza bruciature. E anche le scritte sono venute perfette, come potete vedere. Procedo con un test di riempimento. Un'idea delle profondità che si raggiungono in base alle potenze con le varie velocità me la sono fatta. Adesso faccio una prova cercando di incidere il mio logo e poi ci salutiamo. Regolo la soglia per delimitare al meglio le aree da incidere. In questo video ho detto spesso stampare al posto di incidere, però la parola giusta in questo caso è proprio incidere. E rieccoci amici, anche per questo sabato è tutto. Nonostante sia un 36 watt usato al 25%, il tratto è sottilissimo, quindi ha una precisione questo laser veramente eccezionale. E sul mio logo ho anche dimenticato di accendere l'air assist. Questo prodotto veramente ve lo consiglio perché è di altissimo livello. Se vi è piaciuta questa serie di 3 video, montaggio della macchina, preparazione delle auto con tutto l'occorrente a corredo della macchina e l'accensione con le prove, fatemelo sapere. Iscrivetevi al canale per darmi una mano a crescere e per poter partecipare all'estrazione della troncatrice Ryobi. Per questo sabato è tutto, ci vediamo sabato prossimo, ciao!